In questo video vedremo cos'è la prefetch. La prefetch serve a Windows a precaricare in memoria tutti quei file e librerie più utilizzate, in modo che, al prossimo loro avvio, risultano più rapide a caricarsi. Per fare ciò la prefetch memorizza file con estensione PF in un'apposita cartella. Vediamo dove si trova. Apriamo l'unità dove è installato il sistema, apriamo la cartella Windows, per poi recarci nella cartella prefetch. Qui, come già detto, abbiamo file con estensione PF, ogni file contiene al suo interno il nome del programma, il timestamp dell'ultima esecuzione, quante volte è stato eseguito quel programma e il percorso dove risiede il programma stesso. Passiamo ora a vedere un servizio che gestisce la prefetch. Apriamo le utility servizi e facciamo doppio clic sul servizio Sysman. Di default, il servizio è avviato e su tipo avvio automatico. Questo vuol dire che si avvia con Windows, lasciamolo stare così, almeno che non riscontriamo problemi con qualche applicazione. Se riscontriamo problemi nell'utilizzo di qualche applicazione, interrompiamo il servizio. Per poi, recarci sulla cartella vista prima, ed eliminare tutto il suo contenuto. Una volta fatto questo, resettare il computer, e vedere se il problema riscontrato si è risolto o meno. Volendo, possiamo anche limitare i contenuti della cartella prefetch. Per farlo, apriamo il registro di sistema. Rechiamoci al percorso in video, lo metterò in descrizione. Facciamo doppio clic sul valore Enable Prefetch. Di default, abbiamo il valore 3, che significa che la prefetch si applica alla fase di avvio e per tutte le app. Se lo mettiamo a 0, la prefetch si disabilita, equivale a disattivare il servizio Sysman. Se lo mettiamo a 1, la prefetch si applica a tutte le app, tranne a quelle di avvio. Invece, se lo mettiamo a 2, viene applicata solo alle app di avvio.